Il 6 marzo prossimo Garivo, l'Associazione per il Giardino dei Giusti, dedicherà un albero e un cippo a Gheral Bey, il Valle di Aleppo che durante il genocidio si oppose alla deportazione degli armeni. Secondo lei qual è l'importanza di onorare questa figura nella giornata europea dei giusti? È molto importante perché, vede, noi conosciamo il nome grazie allo Yad Vashem di Gerusalemme, grazie all'attività di molti dei giusti che si opposero al nazismo. Per i giusti che si opposero al primo grande genocidio, cioè il genocidio armeno, abbiamo più difficoltà a trovare i nomi, perché molti di costoro furono uomini e donne semplici, dei contadini magari, che aiutarono il singolo bambino, la donna ammalata, ospitarono. E quindi io sono molto favorevole, che si faccia anche memoria di quelli di cui almeno riusciamo a conoscere il nome. Secondo lei qual è l'importanza di trovare e ricordare figure anche dei giusti ottomani per costruire o per cercare di costruire un percorso di dialogo tra Turchia e Armenia, per eliminare, per combattere il negazionismo che ancora oggi purtroppo è presente quando si parla del genocidio armeno? È un percorso molto lento. Nell'interno dell'Anatolia, ahimè, la percezione che c'è è ostacolata e cancellata da un residuo timore che gli armeni tornino a rivendicare quello che era loro, le case, i campi. È un lungo percorso, un percorso che ha avuto un picco all'epoca, proprio gennaio del 2007, mi pare, dell'assassinio di Hrant Dink. Quello ha fatto sì che molte coscienze si svegliassero, attraverso il sangue succede. Adesso è un lavoro lento, di piccolissimi passi, nel quale tuttavia io ho fiducia. Il valore della testimonianza è grandissimo, perché i giovani, i ragazzi delle scuole, eccetera, sono molto sensibili ai racconti che sono racconti veri, fra virgolette, no? Che sono racconti che arrivano attraverso una trasmissione, soprattutto orale. Quanto a me, io non sono una storica, non lo sono e non voglio esserlo, sono una cantastorie, racconto queste storie, però ho l'ambizione di pensare che una storia così raccontata serva anche per far capire tutte le altre storie. Secondo lei le comunità armena e ebraica possono essere insieme portatrici di una forza narratrice, diciamo, per spiegare insieme il genocidio e l'Olocausto? Ma certo, questa è una cosa in cui io credo da sempre. La connessione fra i due grandi genocidi della prima metà del Novecento è straordinaria. Sempre più si vede quanto i nazisti abbiano imparato dal modo in cui era stato sterminato il popolo armeno. E io credo che sia una strada su cui le due comunità si sono incamminate e almeno qui in Italia stanno facendo veramente costruendo un cammino comune.